Ciao e benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi non vi spiego niente, ma voglio condividere con voi un'idea, un pensiero che mi è venuto in mente qualche giorno fa. E oggi ho trovato l'idea perfetta, il momento perfetto per condividerlo con voi. Prima di spiegarvi che cosa mi è venuto in mente di dirvi, di condividere con voi, vorrei mettervi al corrente che ho il personal trainer in palestra. Mh, Ovviamente non lo dico senza un motivo. C'è un motivo per cui lo dico e sarà appunto una chiave, un punto sullo quale mi invito a riflettere, per quanto chiaramente riguarda la mia esperienza, applicato poi allo studio e in particolare alla CCNA e chi si approccia a questo mondo, ma in generale è una regola, credo, che si possa applicare un po' a tutto. Personal trainer, non ve lo dimenticate perché è una cosa importante. Un utente per la prima volta scrive sul gruppo di Crazynet, che se non sei iscritto al gruppo sei il benvenuto se vuoi farne parte anche tu, scrive: buongiorno a tutti, sto cercando da neofita una persona che possa spiegarmi il corso CCNA o di più nello specifico, i concetti chiave che deve affrontare un sistemista junior per iniziare a lavorare. Se c'è qualcuno disponibile, o ancora meglio, se su Roma mi risponda a questo messaggio o mi scriva in privato. Grazie. Questo utente non ha mai scritto sul gruppo, o almeno non ne ho memoria. Gli rispondo che nel pin post trova alcuni consigli e poi gli ho una piccola descrizione su quello che un sistemista junior dovrebbe sapere in generale. Poi in questo caso lui parla della CCNA, quindi la mia risposta si sviluppa un po' più sulla parte della CCNA e un'altra parte su quella dei sistemi. Quindi un altro utente invece risponde: io l'unico consiglio che posso dare è di fare la certificazione solo se vuoi veramente farla per te, tipi motivi personali, forse per motivi personali, se no sono soldi buttati. Le certificazioni servono solo alle aziende, non al singolo. Lo stesso vale per i corsi di persone e stronzate varie. A prescindere dal corso o persona, non sto attaccando nessuno. Risposta condivisibile sotto certi punti di vista, ma vediamo cosa c'è di vero, perché un po' di verità c'è. Come ho sempre detto, le certificazioni come la CCNA possono servire per entrare nel mercato del lavoro o per imparare realmente, dipende appunto come si affronta. All'inizio ti ho detto ho il personal trainer, io mi alleno 6 volte a settimana e tiro su dei pesi, insomma con le braccia riesco a tirare su 22 kg e mezzo, 6 serie per 6. Con il petto, per chi è un po' più dentro la palestra, sulla panca inclinata, riesco a tirare su 37 kg e mezzo, 6 volte per 6. Questo chiaramente ci sono arrivato col tempo. A un certo punto, però, mi sento che voglio di più. C'è qualcosa che non va, perché vorrei fare di più per quanto riguarda la palestra, ma quel che fa è sbagliato. Ecco perché il personal trainer. Hm. Continuiamo. Ma dire che appunto le certificazioni non servono a niente è veramente però una visione limitata, perché il valore della certificazione sta anche nel percorso e ovviamente nel risultato. Come ho sempre detto a tutti, e ve lo ridico un'altra volta, non studiate 8 ore al giorno, non serve a niente, assolutamente a niente. Tu non puoi andare in palestra, iniziare oggi e pensare mi e pensare minimamente di poter tirar su 20 kg, neanche 22-20, ma neanche 15. Perché faresti quello che fanno tutti quelli che vengono in palestra a giugno pensando di essere pronti a luglio? Tirano su e poi dopo vanno a casa e dice ma la palestra non conta niente, oppure vanno a cena e si mangiano una teglia di lasagne. Non funziona esattamente così, richiede del tempo e ci si avvicina piano piano. Quindi
Per chi inizia a studiare un'ora al giorno, di cui 30 minuti di studio e 30 minuti di pratica, è già tanto, è già un lavoro pesante. Poi il discorso continua con, sempre di quest'altro ragazzo, che ci sono ambienti tossici, o perlomeno quello che dice lui, dice tanto non contano niente, perché conta più saper leccare o arruffianarsi che del sapere, della certificazione. E comunque poi i senior sono su un altro pianeta, se la tirano, non ti dicano niente, o se no si mettano lì a metterti il bastone tra le ruote. Vero anche questo, in parte. Però il succo, il vero succo del discorso, c'è chi vende illusioni, per esempio corsi da 1.000 euro, un 1.500, che ti dicano impara questo in 3 mesi e vai a lavorare. E sono, non voglio essere volgare, ma sono novelle, sono acchiappapolli, perché in 3 mesi non è possibile, neanche per un senior. Uno che si prepara alla CCNP è raccomandato almeno 3 anni di esperienza, e poi ce ne vuole almeno 1 o 2 solo di studio su quei libri, che sono 2 esami. Ci vuole però avere già un bel background. Quindi sta certificazione alla fine della fiera conta o non conta? Dipende. Se studi pensando, o meglio, se inizi a studiare pensando di prendere la certificazione e andare a lavorare, guarda, ti do un consiglio. Io ho 30 anni di esperienza in questo settore. Fai qualcos'altro. Prendi, se è una bella giornata, e vattene al mare. In montagna, esci con la fidanzata, vai in vacanza. Perché non funziona così. Se invece tu pensi di studiare con l'obiettivo di prendere la certificazione, qui si comincerebbe un po' a rivedere il discorso, perché quel testo, per esempio la CCNA, va imparato bene, perché qui sono le basi, le basi. Siccome io sono nato in campagna e quindi sono abituato a fare esempi pratici, una casa, se ha le fondamenta deboli, viene giù. Servono delle fondamenta forti, fortissime. Quindi l'obiettivo non è la certificazione, l'obiettivo è apprendere quelle cose e farle proprie, capirle bene, bene. È lì che poi tu dimostri all'azienda che dietro a quel certificato c'è anche uno che sa, perché altrimenti è tutta aria fritta. C'ho la certificazione CCNP, CCI, Architect, Cisco Architect, che è la più alta che c'è nel mondo, tant'è che ce n'è talmente pochi che quando uno passa quell'esame ti invitano alla Cisco in televisione, vedi un po', ma senza le basi solide è robetta. La Cisco, la CCNA la puoi anche comprare, la vendono, ti fanno l'esame loro, ti fanno tutto loro. Te basta che stai lì per finta davanti alla telecamera, l'hai visto, al computer, fai finta di fare qualcosa, passi l'esame, oh, sono certificato Cisco. È come la palestra. È come quelli che prendono, si bombano d'ormoni, dice guarda come sono grosso, guarda qua, e poi non hanno la forza di alzare una forchetta. E poi dopo un po' si sgonfiano pure loro. È uguale la palestra e lo studio. Quanto tempo ci vuole? Ci vuole 6 mesi tutti i giorni, capisci? È proprio un impegno. Come la palestra, non puoi pensare ad andare in palestra a giugno per essere pronto a luglio, come non puoi pensare ad andare in palestra, allenarti e poi la sera sfondarti lasagne, biscotti e torte alla cioccolata o birra e vino. Per avere un bel fisico serve tante rinunce e sacrificio e impegno. Per passare la CCNA e andare a lavorare, o perlomeno essere pronti per andare a lavorare, serve tanto sacrificio. Come disse un collega qui e amico, tante pizze fredde e birre calde. Rinunce, servono rinunce e impegno. Se un junior non sa qualcosa, il gruppo di Telegram io lo creai con questo obiettivo. Scrivete, chiedere a chi ne sa di più, ma come funziona questo, ma perché questo, ma perché quell'altro, dove lo applico, perché lo devo fare, perché più chiedi a un senior che chiaramente ti spiega le cose e più risparmi tempo e tanta fatica. Certo, lo devi studiare, ma intanto però già hai un'idea.
Allora io ho detto c'ho il personal trainer. Io ho dovuto fare il personal trainer perché volevo fare il salto. Gliel'ho detto proprio io, ho bisogno di fare un salto in più. Quanto vuoi? Quanto mi costi? Ho cominciato a fare gli esercizi, detto prima tiravo su 37, tiravo su, per li tiro ancora su, però col personal trainer 37 kg gli faccio io, allora oggi c'ho da fare petto e braccia. Va bene, facciamo il petto. Con quante le fai le spinte in panca inclinata? 37 kg e mezzo. Vabbè, va, per oggi proviamo con 25. La posizione non è corretta, non sta bene sulla panca, qui lo devi far così, il braccio lo devi mettere così. Sono andato a finire che lo facevo con 20 kg e quando mi sono alzato dalla panca, credetemi, mi faceva male di tutto, di tutto. Poi me ne ha fatti fare degli altri. Io di solito mi alleno 2 ore, 2 ore e mezzo, ci sono arrivato col tempo e sono abituato a allenarmi, a tirar su del peso. Ragazzi, credetemi, ero devastato. Un'ora con lui, era già un'ora però che ero già lì, quindi avevo fatto 2 in realtà di ore, ma insomma, alla fine ero devastato. Quindi non è vero che il corso, dipende chi fa il corso, o la persona che ti insegna non ti dà niente, ti corregge le posizioni, come me il mio personal trainer, o tutti i personal trainer credo che facciano questo, non lo so perché è il primo, però ti dice questo, farlo così, ma qui sta andando troppo forte, che studi tutta questa roba? Ti fa 2 domande delle pagine precedenti, ma questo non le sai, quindi ti fa tornare indietro, ti dice questa è la roba che devi sapere prima di andare avanti, cosa che invece chi studia da solo o comunque pensa solo avere quel foglio di carta, molte volte, come dire, tira via, corre, e non è così ragazzi, non è assolutamente in questo modo qui. Ecco perché quando dopo la prima lezione col personal trainer mi è venuto in mente, Dio buono, queste sono le stesse cose che io faccio o che cerco di fare con questi ragazzi, cioè la posizione, vabbè, in palestra le spalle, mettiti così, mettiti colà, nello studio, in questo caso la CCNA, sì, ok, va bene quello che ha fatto, ma il resto lo sai? Spiegamelo, non lo so, e allora devi tornare indietro. Ti dà l'istruttore come in palestra, ti dà l'input in più, ti dice sì, bene, hai studiato questo, senti un po', ma lo sai come funziona questo? E te lo spiega, anche se te non l'ha mai visto, va benissimo, però già che lo sai è già un bel vantaggio rispetto a chi non sa niente. Quindi anche lì i corsi e gli insegnamenti uno a one to one servono, sì, servono se sono stati fatti o se vengono fatti con del criterio per insegnare. E quindi se trovate qualcuno che è disposto anche solo a spiegarvi una cosa, tenetevelo stretto perché è una grandissima risorsa. Per quanto riguarda gli ambienti tossici, ci sono, ma di solito in un'azienda i senior vengano, tra le varie cose che può fare o fa un senior, ha anche il compito di insegnare ai junior. Lo so che magari uno ha avuto brutte esperienze e il senior non ti parla o se la tira, ma perché questi sono ambienti tossici. Io posso parlare solo per me, ma il mio collega o chi è più senior di me mi insegna anche a me le cose. A volte si scherza perché dà per scontato che io le sappia e molte volte le so pure, ma per la fretta, altra cosa da evitare, le dai per scontato, non ci fai caso. Ma qui non stiamo a fare le pulizie di casa o pulire il bagno, la fretta non serve, bisogna farle bene. Il tempo è relativo, ecco, il tempo conta niente, bisogna farle solo bene, ecco, l'obiettivo è farle bene. E io, se il junior invece ha bisogno di me, io sono sempre a disposizione, dico sempre chiamami. Oppure gli dico, anche se sono cose che io so che lui non le sa, gliele faccio vedere ugualmente. Perché magari un giorno dice, ma io quella cosa l'ho già vista, ma come fece lui a risolvere quel problema? Ah sì, è già più avanti, gli ho già dato io il mio contributo al suo sviluppo. Quindi è vero, le certificazioni non servono a niente se sono fatte male. Se lo scopo è mi certifico e vuoi lavorare, chi ha la mia età
forse anche più giovani, lo sa bene quando la mamma ti dice laureati, prendi la laurea e così vai a lavorare, trovi lavoro. Questa è una fantasia vera e pura, perché posso laurearmi in medicina e poi non so nulla, il lavoro mica lo trovo. Però mi posso laureare in medicina e essere un grandissimo medico perché ho fatto mie delle basi di teoria e pratica che posso dimostrare di avere. Quindi, se chi parte oggi o chi ci pensa si deve mettere, sempre secondo me, nell'ottica di non prendo la certificazione e vado a lavorare. Studio questo e apprendo bene le basi. L'obiettivo è fare la certificazione per certificare quello che io ho imparato, che io so, e poi a trovarmi un lavoro o mando un'application o comunque se fa un interview sono in grado di trasmettere le mie conoscenze, il mio sapere a chi mi ascolta, perché chi mi ascolta sente che io effettivamente ho studiato, so le cose anche se sono junior. Ecco, questa è la mia condivisione di questo pensiero che ho avuto qualche giorno fa, appunto con il mio personal trainer. Il mio personal trainer, questa mattina ho fatto le spalle, dico questo e poi chiudo. Con quante le fa le spalle? Bah, con 25-30 kg, dipende da quanto mi sento. Vabbè, proviamo con 12. Prova così. E mi ha fatto vedere il movimento. Ragazzi, non ce la facevo. Sono passato a 10 kg. 10 kg. Che umiliazione. Io mi sentivo tanto gasato a farlo con 25, 30, 10 kg. E il mio istruttore è un professionista, nel senso faceva le gare come professionista di bodybuilding, quindi insomma è uno che insomma a parte poi si vede anche che faceva il bodybuilding eppure 10 kg. E lo sai cosa mi ha detto lui? Riferendomi sempre all'allenamento, il primo allenamento: lascia perdere l'ego di far vedere che tiri su 37 kg e mezzo o 40, lascia perdere, devi imparare il movimento. Quando il movimento diventerà tuo, allora ritornerai a farlo con 37 kg, forse anche di più. Quindi il mio consiglio rimane lo stesso: lasciate perdere la fretta o l'ego, fai che sia il metodo, la tecnica, la conoscenza che quel libro trasmette, falla tua, impara, non avere fretta di certificarti perché rimarrai sicuramente fregato e poi finirai con dire sono tutte cavolate, la certificazione non serve a niente, lo studio non serve a niente, quello non va bene, e passerai tutta la giornata a maledire gli altri perché è colpa degli altri. Quindi niente, questo è il mio pensiero della giornata. Ragazzi, vi ringrazio e al prossimo.